Se state guardando questo video dopo aver visto il titolo e l'immagine di copertina, vuol dire che vi piacciono le piccole torce tattiche, e io già ve ne ho recensite più di una. Sono state tutte un gran successo perché effettivamente funzionavano bene come tutti i prodotti che vi propongo. Quelli che non funzionano non ve li faccio conoscere, ma questa Buben Knight X0, ragazzi, è straordinaria perché oltre a essere piccola, quindi molto compatta e facile da trasportare con alcune piccole chicche nascoste, è davvero molto luminosa. Guardate, questa è la luminosità più bassa e questa è la turbo, è davvero luminosissima, 1100 lumen al massimo e nella modalità più bassa arriva a 130 ore. Siccome mi piace, la sto provando già da un po' di tempo, infatti ha diversi segni di usura, la mettiamo sul bancone e vi faccio vedere tutte le sue caratteristiche, quindi iniziamo. E allora, innanzitutto viene venduta all'interno di questa scatolina. Nella parte posteriore abbiamo tutte le caratteristiche tecniche che ora vedremo. Una volta aperta troveremo la torcia posizionata in questo alloggiamento, ben protetta con questa plastichina. Poi troviamo anche il cavetto USB di tipo C per poterla ricaricare e un piccolo manuale di istruzioni. Inoltre c'è una bustina e all'interno troviamo degli O-ring per poterli sostituire nel caso in cui sia necessario. Anche se la batteria non va tolta perché ha un sistema di ricarica appunto tramite la presa USB tipo C e la batteria si può eventualmente sostituire semplicemente svitando questa parte che, come vedete, è anche magnetica. È ben usurata perché l'ho usata tantissimo, soprattutto in funzione di torcia magnetica. Allora, passiamo direttamente alla descrizione. Una torcia tattica compatta massiccia, ha delle dimensioni molto ridotte, quindi 57 mm x 24 mm e mezzo x 28 mm di lunghezza e il suo peso è di 82 grammi. Leggerissima da trasportare, ma rispetto alle dimensioni comunque il peso non è indifferente e questo fa capire che effettivamente è fatta bene. Il materiale c'è, la robustezza non manca, impermeabile IP68, si può immergere fino a 2 metri di profondità per un'ora anche da accesa e resiste a cadute anche da 1,5 metri di altezza. Guardiamo invece le varie caratteristiche per quanto riguarda le prestazioni. Modalità Moon permette di avere un lumen per ben 130 ore, quindi la modalità più bassa che ci permette di vedere da vicino solo per leggere qualcosa, cercare qualche piccolo oggetto all'interno di qualche vano, eccetera, ma anche per fare dei segnali luminosi. Se noi la posizioniamo per esempio anche in modalità magnetica in un punto, ci allontaniamo e grazie al punto luminoso sappiamo dove dobbiamo tornare se vogliamo raggiungere la nostra zona di partenza. Poi abbiamo le altre modalità, quindi modalità SOS oppure la modalità stroboscopica che si attivano per esempio con la doppia pressione mentre è spenta, oppure possiamo attivare la modalità turbo sempre con la doppia pressione ma mentre è accesa. Guardiamo quindi le altre prestazioni. Modalità low con 50 lumen che raggiungono 40 ore di durata, modalità media 150 lumen per 15 ore, modalità alta 250 lumen per 2 ore e mezzo. Poi abbiamo la modalità turbo che ci permette di avere 1100 lumen che poi si abbasseranno a 300 lumen. La modalità turbo solitamente nelle torce non si utilizza per tutto il tempo, si utilizza la modalità massima da 300 lumen che non sono assolutamente pochi. Poi se vogliamo guardare bene e osservare con attenzione qualcosa che abbiamo scorto eccetera, allora possiamo utilizzare la modalità turbo che dura ben un minuto, che per osservare qualche dettaglio sono più che sufficienti. Adesso però osserviamola bene. Allora abbiamo intanto la possibilità di scegliere diverse colorazioni, esiste nera, esiste con questo color titanio, esiste con diverse fantasie e vi metterò eventualmente in sovraimpressione alcune schermate, ma ovviamente vi lascerò anche il link associandolo pure ad un codice di sconto. E in questo caso in particolare abbiamo queste due parti che sono in contrasto. Questa è una clip per la cintura, unica nota negativa, è effettivamente dura, quindi è difficile che ci si sfili contro la nostra volontà per esempio dalla cintura, però è un pochettino difficile da inserire e da rimuovere, quindi possiamo eventualmente forzarla leggermente in modo da allargare questa clip e quindi facilitare questa manovra di estrazione e inserimento. E questa sulla parte alta, che ha la stessa colorazione della parte posteriore, invece è sia il tasto di accensione, un comodo simpatico anti-stress e poi tra l'altro è anche il coperchio per la presa USB per poterla ricaricare. E anche questo è un sistema di chiusura magnetico. Dico anche questo perché ragazzi questa torcia ha un magnete davvero molto forte, guardate, rimane attaccata alle parti metalliche senza alcun problema anche scuotendola, quindi potete posizionarla dove volete e vi permette di illuminare le zone anche in condizioni particolari. Ovviamente si può utilizzare sia posizionata in questo modo, si può posizionare puntata verso l'alto, coricata, in tutte le posizioni e vista la forma geometrica non c'è nemmeno il rischio che rotoli via. Ora però guardiamola da accesa.
Quindi si accende premendo una volta e avremo la modalità più bassa. Mantenendolo premuto andiamo alla modalità successiva e così fino alla modalità più alta, per poi tornare in loop fino alla modalità più bassa. Ma se io mentre è accesa premo 2 volte il tasto come ho fatto nell'introduzione, avremo la modalità turbo. Per sostituire eventualmente la batteria basterà svitare questa parte e sostituire la batteria, che è una 18350. Ora però facciamo le classiche prove al buio, quindi con la modalità più bassa proviamo a leggere l'etichetta sulla scatola, poi illuminerò il mio piccolo laboratorio e faremo anche un paio di rapide riprese pure all'esterno. Quindi da buio pesto proviamo ad accendere con la modalità Moon e guardare l'etichetta di questa scatola, che come vedete riesco a leggere senza nessun problema. Quindi una modalità bassa che permette di risparmiare tanta autonomia di batteria, ma soprattutto non ci dà il fastidio del riflesso della luce, perché avendo una luminosità più alta effettivamente potrebbe darmi fastidio, quindi riflettermi la luce sugli occhi eccetera. Tra l'altro questa torcia ha anche la modalità memoria, quindi se io la spengo e la riaccendo avrò l'ultima modalità utilizzata. Se io l'accendo nella modalità più bassa, spegnendola e riaccendendola avrò la modalità più bassa, ma questo non accade con la modalità turbo. Quindi una volta spenta, anche se in modalità turbo, avremo l'ultima modalità normale che abbiamo utilizzato. Ora guardiamo la prova illuminando il mio laboratorio. Sto inquadrando di fronte a me, vediamo solamente i LED dei caricabatterie, accendo la torcia in modalità Moon e abbiamo solamente un leggerissimo bagliore che ci permette solo di intravedere qualcosa, nulla di che. Quindi andiamo alla modalità successiva, già riusciamo a vedere molto meglio, riusciamo a distinguere praticamente tutto, e per muoverci in degli ambienti bui, se non abbiamo intralci o pericoli, possiamo utilizzare anche questa modalità bassa. Andiamo alla modalità successiva, vediamo sempre meglio, sempre più luminosa, e guardate quanto sia grandangolare, riusciamo ad illuminare di fronte, anche lateralmente, riusciamo a vedere praticamente tutto mantenendo la torcia puntata in avanti. Andiamo nell'altra modalità e ragazzi, questa è una luce molto forte che ci permette di vedere davvero benissimo. Se io punto sul caricabatterie e alzo, guardate, abbiamo tutto l'ambiente perfettamente illuminato. Andiamo quindi nella modalità bassa e dopodiché modalità turbo. Guardate, davvero sorprendente. Una piccola torcia che riesce a illuminare davvero molto bene. Ora proviamo anche in esterno. Allora, partiamo come sempre illuminando una zona in esterno, ma da vicino. Quindi modalità più bassa, praticamente vediamo solo un bagliore anche in questo caso. Andiamo alla modalità successiva, riusciamo a vedere di fronte a noi e illuminare per esempio la base di questa aiuola, ma andiamo avanti con le modalità fino alla modalità più alta per poi passare alla modalità turbo. Ma prima voglio farvi vedere che così riusciamo a illuminare praticamente anche in parte l'abitazione di fronte, ma di fronte a noi riusciamo a vedere davvero molto bene. Quindi modalità turbo piccola ma davvero luminosissima, anche gli alberi in fondo e ovviamente anche l'edificio in questo caso si illumina molto meglio. Andiamo fuori e facciamo un altro paio di riprese. Come sempre concludiamo con l'edificio in fase di costruzione, quindi questo scheletro di questo edificio. Allora andiamo direttamente in modalità alta perché altrimenti non avrebbe senso e riusciamo a vedere anche qualcosina in questo modo, quindi modalità mentre è spento, mentre è acceso, essendo grandangolare illuminiamo anche quest'albero e quindi questo ostacola nella visione. Vediamo se in questo modo riesco a farvi capire un po' meglio, ma anche il telefono non riesce a mettere a fuoco benissimo. Comunque andiamo adesso in modalità turbo e guardate che differenza, torcia accesa e torcia spenta. Questa è la modalità stroboscopica, quindi riesce ad illuminare anche da lontano. Illuminiamo anche questo edificio di fronte, modalità alta, modalità turbo, e anche questi palazzi, spenta, accesa, turbo. Una gran bella differenza. Ma ovviamente non può mancare la prova con la parte magnetica sulla carrozzeria dell'automobile. Quindi l'accendiamo e guardate quanta luminosità. Grandangolare, riesce ad illuminare anche lateralmente, pur essendo puntata praticamente verso il basso, riusciamo a vedere anche lateralmente e di fronte. E questa non è la modalità turbo. Mettiamo modalità turbo, è un po' eccessiva, ma se noi utilizziamo anche una modalità intermedia riusciamo a lavorare tranquillamente e in base a dove la posizioniamo riusciamo a vedere pure la gomma per fare un cambio gomma eccetera. In questo caso abbiamo questa bombatura che ostacola leggermente. Comunque la torcia riesce a illuminare davvero molto bene. Promossa.
E ovviamente possiamo anche bloccare il tastino, quindi premendolo per 4 volte emetterà un flash a conferma che il tasto è bloccato e non potrà più accendersi contro la nostra volontà. Possiamo metterla in tasca, nello zaino, trasportarla serenamente perché non c'è il rischio che la batteria si scarichi inutilmente. Quindi la premo 4 volte, emette questo flash a conferma. D'ora in poi ogni volta che premeremo il tastino si accenderà questo LED che indica anche il livello di carica della batteria, a conferma che la torcia è funzionante ma che non si può accendere involontariamente. Premendola poi per 4 volte non sarà necessario premerlo nuovamente per accenderla, la troveremo direttamente accesa, quindi è pronta per essere utilizzata. 1, 2, 3 e 4 e la torcia è già accesa, quindi comoda e studiata davvero bene, anche perché avendo la base magnetica e avendo questa parte che si solleva con pure questa parte con questi forellini, possiamo utilizzarla per esempio se ci dovessero cadere delle chiavi in un punto che non riusciamo a raggiungere, allora la colleghiamo con una lenza, una cordina, la caliamo, recuperiamo le nostre chiavi, delle viti, qualcosa che ci sia cascato e possiamo recuperarla facilmente. Una torcia che è studiata davvero molto bene, piccola, compatta, ma fatta bene, nulla da invidiare alle torce più grandi. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se la torcia vi è piaciuta, allora date un'occhiata al link, eventualmente l'acquistate e se riesco mi faccio dare anche un codice di sconto per farvi risparmiare. Adesso non mi rimane che invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!